Inter-Fiorentina 1-1, si è appena conclusa la partita e sono veramente molto molto arrabbiato, Simo. Mi prenderò anche qualche secondo per riflettere perché a caldo la delusione è veramente molto molto forte. Un altro pareggio, l'ennesimo pareggio, un girone di ritorno da zona retrocessione, altro che scudetto. E non solo per i risultati, anche per il rendimento che è calato, è crollato. Abbiamo perso il coraggio, c'era poco da difendere oggi, c'è poco da dire, poco hai voglia a difendere il pareggio, soliti errori, sempre gli stessi errori da parte dell'Inter, una partita in cui era d'obbligo vincere, perché se vuoi difendere lo scudetto oggi era d'obbligo vincere, tiriamo fuori una prestazione incolore, bloccati sulle gambe, nonostante un San Siro al quale si può dire poco, perché oggi la tifoseria ha risposto presente, e c'è stato sostegno, c'è stata una tifoseria che ci credeva, la squadra invece bloccata dal punto di vista mentale, un mister che ha perso completamente il coraggio, io non so, credo che si stia accontentando probabilmente di rientrare all'interno di quello che è l'obiettivo che gli è stato dato ad inizio stagione, perché se vuoi arrivare veramente allo scudetto non conservi, provi a buttare dentro tutto il possibile e non possiamo, dovevamo imparare dai nostri errori e evidentemente oggi non lo abbiamo ancora fatto. Abbiamo detto che se a Torino potevamo avere l'attenuante di essere ancora stanchi dopo la gara contro il Liverpool, oggi le attenuanti cosa vuoi dire? L'assenza di Brozovic, ok, ma siamo l'Inter, non possiamo dipendere da un solo giocatore per quanto forte. Hai avuto tempo, una settimana per lavorare su questa partita? La risposta è questa. Sono veramente molto molto deluso e arrabbiato. Io potrei fare copia e incolla degli ultimi almeno 3 commenti che abbiam fatto a caldo e sarebbero le stesse identiche cose. Qui ci sono tante ragioni per le quali l'Inter è in calo evidente e sta facendo, grande fatica. Io sinceramente per la almeno terza volta di fila, tolta la diciamo l'exploit di con la Salernitana, il mio principale commento si rivolge a Simone Inzaghi. Cioè, io faccio una fatica enorme, non ho mai fatto così tanta fatica a capire cosa gira nella testa di Inzaghi. Nel pre-partita l'Inter diffonde una foto con scritto mentalità, con Inzaghi che si indica la testa. Mister, non ce l'hai tu la mentalità. Mi dispiace, ma è così. Cioè, se tu non ti... Le stesse cose che io mi ripeterò, mi scuso, ma è così. Le stesse cose che dicevamo col Genoa, se tu non ti rendi conto che questa partita devi vincere, non sei allineato alla situazione, alla realtà. Cioè, la sa il mister com'è la classifica? Lo sa il rendimento delle altre squadre o non lo sa? Perché se lo sa, non è tollerabile che tu al 74esimo, che già è tardi, mi togli le 2 punte titolari e mi metti le 2 riserve. Io insisto, non sarà questo l'unico motivo, ripeto, ma non posso non dire questo. Cioè l'Inter ha una panchina che non è il Barcellona, però ha comunque dei giocatori di valore. Ma se vuoi vincere la partita, mi devi levare un centrocampista e mettere una punta. Lo diciamo da un mese almeno, se non di più. Io oggi non faccio davvero fatica ad andare oltre questo, cioè analisi, altro, tutto quello che vogliamo, ma non si può andare oltre questo, perché è proprio il sintomo del fatto che il tuo allenatore non si rende conto che c'è un problema e che queste partite le devi vincere. Cioè non lo fai in casa con la Fiorentina, cosa fai? Poi adesso vai a Torino con la Juve, lo fai a Torino, ma figurati. Lo scudetto è bello che è andato però. Cioè è inaccettabile, assolutamente inaccettabile, mi dispiace. Sono d'accordo, anche perché anche i giocatori devono dare qualcosa in più, sono d'accordissimo, sono pochi quelli che stanno dando veramente tutto. Ho visto uno Skriniar non mollare nemmeno un centimetro, ho visto un D'Ambrosio dare veramente tutto, un Perisic venire fuori soltanto nel finale, ma io credo che i ragazzi abbiano bisogno anche dell'allenatore che dia questo tipo di scossa. Cioè, se non lo vedono nemmeno dalla panchina, che c'è questa voglia di andare a vincere, questa voglia di andare a dare qualcosina in più, credo che anche i giocatori da questo punto di vista ne risentano. Sono molto deluso, continuo francamente a non capire la scelta di togliere Lautaro Martinez, una scelta che si sta rivelando controproducente nel presente, ma che rischia di essere controproducente anche nel futuro. Lautaro Martinez ha una media, sta viaggiando nonostante il periodo d'appannamento verso i 20 gol, ma di tutte le presenze che leggiamo sul tabellino ne ha giocato praticamente il 60% circa delle gare. E io immagino cosa avrebbe potuto fare se avesse avuto la possibilità di giocare molto molto di più. Non che Lautaro sia quello che può risolverci tutti i problemi, ma è il giocatore che forse più di altri ha l'istinto del gol, l'istinto in area di rigore. Anche oggi
nuovamente cambi le punte e di fatto negli ultimi minuti sparisci, perché l'inerzia della gara diceva che dopo il gol della Fiorentina all'inizio del secondo tempo siamo riusciti a pareggiarla subito con Dumfries, e lì l'inerzia della gara ci vedeva spingere in avanti, ci vedeva cioè io percepivo, Simo, correggimi se sbaglio, dopo il gol che c'era l'opportunità, la possibilità di andare a farlo, di andare a raddoppiare. Il solito cambio accademico, uomo per uomo, senza inventarsi nulla di nuovo, senza provare nulla di differente, per me ha ammazzato completamente il ritmo, oltre ad alcune scelte anche dal punto di vista arbitrale che mi hanno lasciato, ecco, un po' perplesso, perché è vero che la partita si stava incattivendo, ma c'era anche spazio per poterla farla giocare, per poter far sfogare il gioco, ecco. Dimmi se anche tu hai avuto questa sensazione. Sì, ma palese, palese, eri in casa. Cioè noi facciamo la cronaca senza sentire l'audio da stadio, ma io mi immagino che casino ci sia stato in quel momento, casino positivo per l'Inter. È quello che mi fa imbestialire, perché tu puoi avere anche un limite, perché ci sta che Inzaghi abbia dei limiti dovuti anche alla carriera che non lo ha mai portato in questi palcoscenici, ma un pochino fatti trascinare. Cioè sei a San Siro, hai giocatori forti, di esperienza, fatti trascinare da sto cavolo di ambiente, abbi un po' di coraggio, anche perché poi io vado a vedere la classifica, qualcuno giustamente, insomma, legittimamente inizia addirittura a temere per il quarto posto. Io non credo che per ragioni di punti ci sia questa paura, perché i punti sono tanti che ci separano dal quinto posto. Quindi anche ammettendo che tu abbia questa paura, è ingiustificata. Cioè, giocati il tutto per tutto. Fare un punto o farne zero non cambia assolutamente nulla, perché con questa tua strategia hai fatto 0 punti col Sassuolo, 1 punto col Genoa, 1 punto col Torino e 1 punto con la Fiorentina. Togliamo Sassuolo, hai fatto 3 punti in 3 partite. Cosa t'ha pagato questa strategia? Che ne hai persi 6. E il Napoli intanto ha vinto e stasera il Milan vedremo cosa farà. Non ci siamo, in questo momento non ha ancora giocato. E secondo me è tutto lì il problema. Non è matematico che facendo cambi diversi le vinci, ma se non dai nemmeno alla squadra il segnale di volercela fare, è come dire io sto per pareggiare, diciamo, la disputa con te, appena ci sto per arrivare depongo le armi e alzo le mani. E non va bene. Se è l'Inter, non va bene questa cosa. Detto che la Fiorentina ci sta comunque, nel senso la Fiorentina ha fatto la sua buona prestazione, ha fatto il suo, ma non mi ha dato questa impressione di squadra che un Inter che deve lottare per lo scudetto, questa Fiorentina la ribalta e ci passa sopra col trattore, proprio la deve annientare. Con tutto il rispetto per una buonissima squadra, un buon allenatore, hanno creato pericoli soprattutto negli uno contro uno, soprattutto poi quando ci siamo sbilanciati un pochino. L'Inter che ha avuto problemi nel creare nella fluidità di manovra, senza Marcelo Brozovic sicuramente. Çalhanoğlu non mi è dispiaciuto troppo in quella posizione, soprattutto nella seconda parte di gara, quando dai suoi lanci profondi sono arrivate delle occasioni create soprattutto con Perisic scappato alle spalle dei difensori. Abbiamo fallito anche tante occasioni perché Simo, non so se tu hai tenuto il conto, io ad un certo punto ero completamente preso dalla partita, ma ricordo nella prima parte una gara un po' più equilibrata, un po' più forse pendente dalla parte della Fiorentina, ma dove il pareggio ci stava. Noi creiamo subito una grande occasione in avvio di ripresa, nella quale però non riusciamo a sfruttarla, non riusciamo a metterla dentro, dall'altra parte vanno giù loro e segnano subito. Poi ci sblocchiamo grazie al gol di Dumfries, c'è una fase di gara in cui sembra crescere la fiducia dell'Inter, e lì si conferma secondo me il vero problema mentale di questa squadra, perché una volta pareggiato siamo cresciuti, abbiamo provato, abbiamo rischiato anche di andare a ribaltarla, Barella ha avuto anche un grandissimo pallone, lì paghiamo il fatto che non abbiamo quelli che uccidono le partite. Non abbiamo giocatori che, come Barella, riesce a riconquistare un gran pallone su Igor che scivola lì all'interno dell'area di rigore, lo spara in mano a Terracciano. Abbiamo Perisic che si presenta da solo sulla fascia e sbaglia all'ultimo passaggio con Dumfries e Dzeko solo in area. Abbiamo Dzeko che va a pressare Terracciano, si era visto che questi in difesa avevano i piedi quadrati, li abbiamo pressati 2 o 3 volte, li abbiamo messi in difficoltà, ma non l'abbiamo fatto con costanza. L'errore di Terracciano, Dzeko non riesce a sfruttarlo. L'occasione alla fine, anche Alexis ha un tiro che poi viene deviato all'ultimo proprio mentre stava per andare in gol. Le occasioni ci sono state, è vero, però non è abbastanza. Oggi era una gara in cui bisognava solo e soltanto vincere, metterci dentro qualcosa in più
Io Caicedo messo dentro all'89esimo, per quanto non è Caicedo l'uomo che può risolverti le partite, ma è ancora meno utile se gli concedi 30 secondi. È quello lì il problema. Cioè, è quello il problema. Io insisto, per la terza volta devo tornare sullo stesso tema. Che senso ha Caicedo al minuto 89? Che senso ha? Poi la squadra, come hai detto giustamente tu, ha sbagliato dei gol e non è la prima volta, perché alla fine di partite in cui ci siamo mangiati una marea di gol, ce ne ricordiamo. Però questo fa parte comunque dell'occasione di campo. Cioè Sanchez, l'ultima occasione, prendo quella, ha fatto il suo, ha tirato giusto, ha beccato l'uomo che stava sulla linea. Però siamo sempre lì, se non metti nelle condizioni la squadra, io cosa ho detto appena sono stati fatti quei 2 cambi lì? Non attaccheremo più, ma perché è così? Cioè io mi ricordo il derby d'andata addirittura in cui fa questi 2 cambi qui, novembre, non attacchi più con Sanchez e Correa, poi ti sono arrivate 2 occasioni nel finale con un po' anche diciamo di voglia, te le sei andate a prendere, però ripeto, secondo me, mi ripeterò, ma il problema è tutto di coraggio. Fino a un mese fa poteva esserci qualche leggerezza mentale della squadra, qualche difficoltà. Come dicevi anche giustamente tu, oggi, dopo che fai l'1-1, per un quarto d'ora travolgi la Fiorentina e dimostri che mentalmente ci sei, e quindi se la squadra c'è, tu col tuo fuoco sotto la pentola lo devi alzare, devi far bollire l'acqua. Se tu spegni il gas, porca miseria, l'acqua rimane un po' calda, ma alla lunga si spegne. Al di là di questa metafora culinaria, ci siamo capiti. No. Cioè, se mi levi tutti i giocatori offensivi, come fai sto cavolo di gol? Secondo me è così. Genova, Torino e oggi. 3 partite perse per i cambi di Inzaghi, secondo me. Io chiudo solo con un'ultimissima considerazione, chiudiamo questa clip con un'ultima considerazione, Simo. Io capisco, tanti ci stanno scrivendo, ma cosa dobbiamo fare con questa squadra? È colpa della società, abbiamo ridimensionato, eccetera, eccetera. Però ragazzi, oggi dobbiamo concentrarci su questa partita, su quello che stiamo vedendo oggi. La partita di oggi non c'era bisogno dell'Hakimi, del Lukaku, del Messi o Mbappé o chissà qualsiasi cosa per vincere questa partita, perché abbiamo visto che potevamo farlo, non abbiamo fatto tutto quello che avevamo dentro per riuscire a vincere questa partita, secondo me. Al di là dei tanti discorsi, proprietà, eccetera, in questo momento abbiamo questa squadra, abbiamo questo allenatore, dobbiamo andare in campo con quello che abbiamo a disposizione, senza rimpiangere chissà cosa. Non mi potete dire ci siamo già ridimensionati, abbiamo già... Questo discorso andava fatto all'inizio, lo abbiamo detto tante volte, siamo in linea con quelli che erano i programmi fatti all'inizio della stagione, però grazie al lavoro che è stato fatto, grazie al lavoro che ha fatto Inzaghi, che lo abbiamo sempre sottolineato, siamo arrivati al livello di poter lottare per questo scudetto, per questa seconda stella. La dirigenza ha ribadito di voler lottare per vincere lo scudetto e dobbiamo provare a farlo in campo. Io questa voglia da parte di tutti non la sto vedendo più paura, anzi, di poter lottare per questa cosa, e non servivano gli Hakimi e i Lukaku oggi per questa partita. Sì, magari con loro l'avresti vinta, ma non servivano oggi, non sono loro il problema della non vittoria di oggi. Vi faccio vedere al volo la classifica con il Milan al momento in vetta insieme al Napoli a quota 63, Milan che nel momento in cui stiamo registrando deve ancora affrontare il Cagliari, Inter a quota 59, Juventus a quota 56, anzi l'Inter è a 60, non è aggiornata questa classifica, eccoci, sì, Inter a 60, quindi con 3 punti di distanza da Napoli e Milan, la Juventus che può, battendo la Salernitana, portarsi addirittura a 59 ad un solo punto dall'Inter, ma io Simo chiudo senza tante discussioni, senza tante cose. Io il Milan non lo guardo. Oggi il problema è l'Inter, perché se non sblocchiamo la testa dell'Inter, il discorso scudetto, al di là di quello che succede sugli altri campi, ci interessa ben poco. Sì, perché se avessi una striscia di vittorie importante, allora giustamente guardi le altre, ma se non vinci tu, il problema è tutto lì. Detto che se il Milan vince stasera, a quel punto diventa davvero molto difficile, perché poi devi recuperargli 2 partite, diciamo, di distanza. Diventa veramente molto complicato. Quindi non lo so, io francamente inizio a crederci sempre di meno. Mi dispiace, ma quello che vedo in campo mi trasmette questo. Oggi purtroppo sì, oggi sì, perché era una partita fondamentale, 7 punti in 7 partite, cioè poco da dire, questa non è da corsa a scudetto, ma noi saremo sempre qui a sostenere la squadra, chiaramente. Speriamo che
contro la Juventus possa esserci una grande reazione è chiaramente difficile, ma noi ovviamente sosterremo fino all'ultimo questa squadra, fermo restando che quando c'è da criticare chiaramente abbiamo gli occhi anche noi, ovviamente. Iscrivetevi al canale, fateci sapere che cosa ne pensate, quali sono le vostre sensazioni, e vi ricordo, iscrivendovi al canale tutti i giorni siamo in diretta alle 19:30.